L'ascia, o se vogliamo essere più corretti da un punto di vista terminologico, la scure, è uno strumento che nasce con una finalità specifica, che è quella di spaccare la legna. In determinati contesti, però, geografici, culturali, cronologici, questa diventa arma da guerra. Non vogliamo parlare di quelle accette, di quelle scuri che estemporaneamente vengono utilizzate come arma d'opportunità. Tecnicamente qualunque strumento può diventare arma d'opportunità. Una falce, un forcone, un battigrano, un martello, un coltello da cucina. Tecnicamente qualunque cosa, anche uno sgabello, può essere utilizzato come arma d'opportunità se le circostanze lo consentono. Vogliamo trattare qui di quelle scuri che vengono concepite in origine come armi da guerra. E in questo caso, per complicare ulteriormente il quadro della terminologia, il termine corretto per definirle è asce da guerra. Le asce da guerra si affermano solitamente in tre contesti. Quelli contraddistinti da armature particolarmente pesanti, che quindi necessitano di armi altrettanto pesanti che vadano a spaccare queste protezioni. Si pensi al vicino e al Medio Oriente già nell'Evo antico o all'Europa del basso Medioevo. Quei contesti dove la spada è un'arma rara e molto costosa. Si pensi ad esempio all'Europa settentrionale nell'Alto Medioevo. E infine quei contesti dove la spada, qualora presente, prende la forma di un'arma corta, utilizzata principalmente di punta, sostanzialmente un grosso pugnale, dove quindi la scure va ad occupare il ruolo di arma da fendente. E contesti analoghi li abbiamo in diverse aree d'Europa già nella prima età del ferro o ancora prima nell'età del bronzo. Chiaramente c'è un altro fattore che concorre all'affermazione dell'ascia da battaglia ed è la dimestichezza di questa o quella cultura con l'accetta, la scure come strumento. Ad esempio si pensi all'Europa settentrionale, in particolare alla Scandinavia, dove presso i danesi, i norvegesi, gli svedesi, l'accetta, la scure da lavoro era uno strumento di tutti i giorni. Lavorare il legno era una parte preponderante della vita quotidiana, sia per la deforestazione, sia per costruire villaggi ed insediamenti e anche per costruire le navi. Oltretutto, la scure è anche elemento che fa parte immediatamente della vita militare delle popolazioni scandinave dell'Alto Medioevo. Si pensi ai vichinghi che, risalendo i fiumi con le loro navi per saccheggiare i territori avversari, per passare da un fiume all'altro costruiscono rulli di tronchi estemporaneamente, abbattendo gli alberi della zona. E quindi c'è la necessità di avere delle scuri sempre a portata di mano. Da qui l'affermazione, quindi, della scure come ascia da battaglia. I primi esempi di teste d'ascia da battaglia in metallo ritrovate in Europa risalgono all'età del bronzo e vengono chiamate asce a cannone. Il termine cannone fa riferimento alla tipologia della manicatura. La lama in bronzo proseguiva con una struttura tubolare, il cannone appunto, o manicotto, che andava ad innestarsi sul manico di legno, che era costituito da un bastone a forma di L rovesciata. Vengono chiamate asce a cannone o scuri a cannone in maniera intercambiabile, poiché dai reperti è impossibile riuscire a distinguere quelle che erano delle armi da guerra da quelle che erano degli strumenti da lavoro, così come è molto difficile riuscire a capire quando la lama era innestata in maniera verticale oppure in maniera orizzontale rispetto al manico. In ogni caso siamo certi che questi oggetti venivano portati anche sul campo di battaglia, poiché li vediamo raffigurati in mano ai guerrieri. Ad esempio, sulla placca di Vace, una produzione dell'età del ferro di cultura Hallstatt, che viene attribuita di volta in volta ai Veneti, agli Illiri o ai Celti, viene raffigurato un guerriero con in capo un elmonegau, con uno scudo oblungo e una coppia di armi in asta, e nella destra quella che è evidentemente una scure, in quel caso un'ascia manicata a cannone.
anche se si tratta di armi in bronzo, appunto verranno utilizzate anche nell'età del ferro, anche se con l'affermarsi del ferro come metallo prioritario cederanno lentamente il passo alle asce ammanicate ad alette. Si tratta di teste d'ascia, teste di scure che di fatto da un punto di vista strutturale sono molto simili. Il tipo di ammanicatura è analogo, semplicemente la lama in ferro viene piegata nella sua parte terminale in questa maniera e dalla tasca che si ricava, analoga al cannone del modello precedente, si ottiene l'ammanicatura che va a incastrarsi sempre su un manico a forma di L rovesciata. Nel III secolo a.C., in Europa centrale, compare una nuova tipologia di ascia da battaglia. Non si tratta di un'arma caratteristica di uno specifico popolo, sembra piuttosto il prodotto di uno specifico areale geografico, quello dell'arco alpino. Orazio chiamerà quest'arma Scurea Amazonia, mentre nella moderna terminologia archeologica viene definita Hellebaden-Axt, o in italiano ascia alabarda. Ringrazio qui l'Associazione di Rievocazione Storica Sulis Astorc di Vicenza, che tra le tante cose ricostruisce anche la cultura retica, per avermi prestato questo simulacro, realizzato dal fabbro Pietro Andreis. Sottolineo che queste due stondature che vedete sulla lama sono volute per una sua messa in sicurezza, poiché il simulacro viene utilizzato anche in rappresentazioni dinamiche. Ovviamente il reperto originale qui era appuntito ed affilato. Come si può notare dalla sua struttura, l'ascia alabarda presenta una lama particolarmente espansa. Oltretutto, come considerò il celebre protostorico Carlo De Marinis, il tagliente dell'ascia alabarda, se inizialmente si presentava quasi diritto, andando avanti con i secoli, esaspera sempre di più la sua curvatura, fino ad arrivare, nei modelli di I secolo a.C., a presentare un profilo spiccatamente semilunato. Il tallone posteriore, che è presente in maniera più o meno pronunciata a seconda dei vari reperti, è probabilmente alla radice del termine amazonio che Orazio usa per definire quest'arma, facendo evidentemente riferimento alle asce da battaglia che nell'arte greca si vedono impugnate dalle amazzoni, che a loro volta si ispirano ad un'arma reale, la sagaris, una scure indo-iranica che era provvista di un tallone in realtà molto più pronunciato di questo, e che era portata in battaglia dagli sciti e dai persiani. Al contrario, invece, come abbiamo già detto, l'ascia alabarda non era caratteristica di un popolo specifico, ma era utilizzata in maniera omogenea in tutto l'arco alpino. Troviamo asce alabarde a Giubiasco, a Ornavasso, a San Zeno, quindi si trattava di un'arma che veniva usata tanto dai Celti quanto dai Reti sulle Alpi. E questo non perché le popolazioni alpine dovessero confrontarsi con degli avversari particolarmente corazzati, ma probabilmente perché la spada era un'arma che, per quanto presente, non doveva essere particolarmente diffusa. Certo, noi troviamo la spada laten, la spada celtica per eccellenza, nell'arco alpino, ma è presente in maniera discontinua e probabilmente era appannaggio esclusivo dei nobili più danarosi. Al contrario, noi troviamo invece moltissimi coltellacci da combattimento. Soprattutto si notano due diverse tipologie, dette introbio e lovere, che con il loro ricco fodero decorato denunciano il fatto di non essere certo degli strumenti da lavoro, ma al contrario delle armi da guerra. Però, appunto, trattandosi di coltellacci, si tratta di armi da guerra corte che necessitano un contatto molto stretto con l'avversario. Quindi il ruolo di arma di media lunghezza da fendente era affidato all'ascia da guerra. Pur trattandosi di un'ascia e quindi di un'arma di per sé non particolarmente maneggevole, l'ascia alabarda, l'Hellebaden-Axt, non pare nemmeno particolarmente goffa. Come si può notare dal brandeggio di questo simulacro, il recupero dell'arma è abbastanza semplice, non causa troppa difficoltà.
Oltretutto, se in questo simulacro il manico in legno è diritto, nelle raffigurazioni che troviamo in Val Camonica, e ricordiamo, ci sono moltissimi graffiti nella Val Camonica che rappresentano quest'arma, si possono contare oltre 60 asce alabarde incise in Val Camonica. Ecco, dicevo, in queste incisioni il manico dell'ascia alabarda presenta quasi sempre una sorta di rientranza, proprio in corrispondenza dell'ammanicatura della lama. E questo perché? Probabilmente per far sì che la lama si trovasse quasi in asse con l'impugnatura, per rendere l'arma così ancora più bilanciata e il suo recupero ancora più veloce, anche se, come abbiamo visto, già così il recupero dell'arma è assolutamente agevole. Ovviamente l'ascia alabarda non sopravvive alla romanizzazione. Gli ausiliari, reclutati tra le popolazioni alpine dopo la conquista dell'Arezia e della Vindelicia, preferiranno altre armi, preferiranno la spada, il gladio, che è un'arma più poliedrica sicuramente. Eppure un dato interessante relativo all'ascia alabarda è un suo ritrovamento verso la fine del I secolo a.C. in un contesto completamente estraneo all'arco alpino. Noi ritroviamo una lama di Hellebadenaxt nella sepoltura 20 della necropoli di Czerkezin, in Polonia, ascritta alla cultura di Przeworsk. La cultura di Przeworsk è una cultura tuttora molto dibattuta, c'è chi la identifica come una cultura celtica, c'è chi dice germanica ma parzialmente celtizzata, c'è chi dice addirittura con rapporti con i popoli baltoslavi. Un'unica cosa abbastanza probabile è che alla cultura di Przeworsk corrisponda il popolo dei Lugi, di cui parla Tacito nel Germania, un popolo germanico ma dal nome celtico, dal quale poi fiorirà la cultura schiettamente germanica dei Vandali. Bene, come si è aggiunta una testa di Hellebadenaxt fino in Polonia, presso la cultura di Przeworsk, non ci è dato sapere, ma sicuramente è segno che i rapporti commerciali tra le Alpi e le realtà dell'Europa centrale e settentrionale erano molto più fluidi di quanto possiamo immaginare. Bene, se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e se avete qualche domanda, se volete approfondire qualche elemento della panoplia dei popoli dell'Evo Antico, scrivetelo nei commenti. Grazie.